Ciao a tutti! Io sono Sara. E io sono Matteo. Ciao a tutti! Come state oggi? Spero bene. Oggi abbiamo un episodio speciale per voi. Ma prima di iniziare, Matteo, vogliamo dire una cosa importante ai nostri ascoltatori? Sì, assolutamente. Allora ragazzi, se state imparando l'italiano e questi podcast vi piacciono, per favore iscrivetevi al canale. Esatto! E lasciate un like. È molto molto importante per noi. Sì, perché così possiamo arrivare a più persone in tutto il mondo che vogliono imparare l'italiano. È il nostro sogno più grande. Il nostro grande sogno. Vogliamo che l'italiano arrivi dappertutto. Immagina studenti in Giappone, in Brasile, in America, in Australia. Sarebbe bellissimo, in ogni angolo del mondo. Quindi un clic sull'iscriviti e uno sul mi piace. Ci aiutate tantissimo, davvero tantissimo. E poi, se avete domande o volete suggerire argomenti per i prossimi episodi, scrivete nei commenti. Leggiamo tutto. Sì, amiamo leggere i vostri commenti, ci danno molta energia e motivazione. Perfetto. Allora, Matteo, dimmi, come sta andando la tua giornata oggi? Tutto bene? Sara, diciamo che è stata una giornata un po' strana, un po' complicata, sai? Oh no, perché? Cos'è successo? Niente di grave, tranquilla. È solo che mi sono svegliato stamattina e sai quando la tua mente inizia subito a pensare a mille cose? Oh sì, lo so benissimo. Troppo benissimo, direi. Mi succede quasi ogni mattina. Ecco, questa mattina era esattamente così. Ho aperto gli occhi alle 7 e boom, la mia testa era già piena di pensieri. Devo fare questo, devo fare quello, e se succede questo, e se non funziona quello? Ah, capisco perfettamente. Io lo faccio sempre. È come se il cervello si accende e non si ferma più. Anzi, sai cosa? Stavo proprio pensando che questo è un argomento perfetto per l'episodio di oggi. Quale argomento esattamente? Il pensare troppo. In inglese si dice overthinking. In italiano possiamo dire pensare troppo o usare una parola più specifica, rimuginare. Rimuginare. Che bella parola. Però è un po' difficile da pronunciare, no? Sì, è vero. Ri-mu-gi-na-re. È una parola bellissima e molto espressiva. Significa pensare alle stesse cose ancora e ancora e ancora, come un cerchio che non finisce mai. Esatto, come un disco rotto che ripete sempre la stessa canzone. È proprio quello che facevo stamattina. Pensavo a una conversazione che ho avuto ieri con un mio amico e continuavo a ripensarci. Forse ho detto qualcosa di sbagliato, forse si è offeso per quello che ho detto. Dovevo dire le cose in un modo diverso. Oh no, Matteo, ma è normalissimo. Tutti lo facciamo, credimi. Io, per esempio, ieri sera ho mandato un messaggio alla mia collega di lavoro. Un messaggio semplicissimo, niente di importante. E dopo aver premuto invia, ho riletto il messaggio tipo 10 volte, forse anche 15. 10 volte? 15 volte? E perché? Era un messaggio difficile? No, era solo «Ciao, domani possiamo parlare del progetto?» Una cosa normalissima, ma dopo, nella mia testa, pensavo «E se non ho capito bene la situazione? E se sembro scortese? E se lei si arrabbia? E se pensa che sono maleducata?» Ah, le famose domande che iniziano con esse. Quelle sono davvero terribili. Sono come piccoli diavoli nella testa. Terribili. E se questo? E se quello? La mia mente diventa come una lavatrice. Gira, gira, gira sempre sugli stessi pensieri e non si ferma mai. Una lavatrice. Che immagine perfetta. Non l'avevo mai pensata così, ma è esattamente questo. Sai, Sara, io penso che questo problema sia molto comune oggi, nel mondo moderno. Con i telefoni, i social media, le email, WhatsApp, abbiamo sempre troppe informazioni intorno a noi. Hai proprio ragione. Troppo di tutto. Troppe notizie, troppi messaggi, troppe notifiche, troppe decisioni da prendere ogni singolo giorno. Esatto, e il nostro povero cervello non sa come fermarsi. Continua a lavorare, 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 anche quando vogliamo riposare, anche quando andiamo a letto. Sì, è proprio vero. Io a volte vado a letto stanchissima, chiudo gli occhi e la mente inizia a correre.
Penso a cosa devo fare domani, a cosa ho dimenticato di fare oggi, a cosa potrebbe succedere la prossima settimana. Anche a me succede. È frustrante, no? Sei lì, nel letto, vuoi dormire, ma il cervello dice no, 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 adesso pensiamo a tutti i problemi del mondo. Esatto, è proprio così. A proposito, Matteo, tu cosa fai quando ti accorgi che stai pensando troppo? Hai qualche strategia? Buona domanda. Allora, negli ultimi mesi ho scoperto alcune cose che mi aiutano. Non sempre funzionano perfettamente, ma a volte sì, mi danno sollievo. Dimmi, sono molto curiosa. Anche io cerco sempre nuove idee. La prima cosa, quella più semplice, è il respiro. Lo so, sembra banale. No, non è banale per niente. Il respiro è potentissimo. Ecco, grazie. Allora, quando sento che la mia mente va troppo veloce, mi fermo un momento e respiro lentamente. Inspiro profondamente, 1, 2, 3, 4. Poi espiro lentamente, 1, 2, 3, 4. E ripeto questo 3 o 4 volte. Anche io faccio così e funziona davvero. Funziona. È come dire al corpo: ehi, va tutto bene, calmati un po', non c'è nessuna emergenza. Esattamente, è un segnale che mandiamo al nostro sistema nervoso. E sai cosa mi piace di questa tecnica? Che puoi farla ovunque, in qualsiasi momento, sul bus, in ufficio, a casa, al parco. Non serve niente di speciale, solo tu e il tuo respiro. Verissimo. Io a volte lo faccio anche al supermercato. Se mi sento stressata mentre faccio la spesa, mi fermo vicino ai pomodori e respiro profondamente. La gente mi guarda un po' strano, ma va bene, non mi importa. Vicino ai pomodori. Questa è bellissima, ma comunque hai ragione, hai perfettamente ragione. Chi se ne importa se la gente ci guarda? La nostra pace mentale, la nostra salute mentale è molto più importante dell'opinione degli altri. Assolutamente. La pace mentale, in italiano diciamo anche pace interiore o serenità interiore. Sì, la pace interiore, quella bellissima sensazione di tranquillità dentro di noi. Quando non siamo agitati, non siamo preoccupati, non siamo ansiosi, siamo solo calmi, tranquilli, in equilibrio. Calmi e presenti. Qui, adesso, in questo esatto momento. Esatto. Sai Sara, io ho imparato una cosa molto importante negli ultimi mesi. Anzi, forse nell'ultimo anno. Cosa? Racconta. Ho imparato che la pace interiore non significa che tutto va bene nella vita, non significa che non abbiamo problemi o difficoltà. Oh, questo è molto interessante, molto profondo. Spiegami meglio, per favore. Beh, prima io pensavo sarò felice quando finirò questo progetto di lavoro, o sarò tranquillo quando avrò più soldi in banca, o sarò sereno quando risolverò quel problema con la mia famiglia. Capisci cosa intendo? Sì, capisco perfettamente. Rimandavamo sempre la felicità al futuro. Quando succederà X, allora sarò felice. Esatto, rimandare, questa è la parola perfetta. Rimandavamo sempre la pace interiore a quando qualcosa succederà. Ma sai cosa ho scoperto? Cosa? Che quello quando non arriva mai, perché ci sarà sempre un altro problema, un'altra preoccupazione, un'altra cosa da risolvere. La vita è sempre così, è piena di scelte. È vero, è verissimo. La vita è sempre, come si dice, imprevedibile? Sì, imprevedibile. Non sappiamo mai cosa succederà domani, la prossima settimana, il prossimo mese, e se aspettiamo che tutto sia perfetto per essere in pace, aspetteremo per sempre, tutta la vita. Wow, Matteo, stai diventando un vero filosofo. No, non sono un filosofo, sono solo una persona normale che pensa troppo. Come tutti noi, come milioni di persone. Touché, ma comunque quello che dici è molto importante e molto vero. Dobbiamo trovare la pace adesso, con la vita che abbiamo adesso, non domani, non dopo, adesso. Proprio così, con tutti i nostri problemi, le nostre paure, le nostre incertezze, le nostre difficoltà. Dobbiamo imparare a stare bene, anche quando le cose non sono perfette, perché la perfezione non esiste. No, non esiste, e inseguire la perfezione ci rende solo più stressati e infelici. Sai, Matteo, a me piace pensare alla pace interiore come a un'abilità, come andare in bicicletta o cucinare o suonare uno strumento. È qualcosa che possiamo imparare, praticare, migliorare giorno dopo giorno.
Oh, mi piace molto questa idea. Un'abilità, una competenza. Quindi non è che alcune persone sono naturalmente serene e altre no. Non è solo fortuna. Esatto, tutti possiamo imparare, tutti possiamo migliorare. Certo, per alcuni è più facile, per altri più difficile. Dipende dalla personalità, dalle esperienze di vita, ma tutti, assolutamente tutti, possiamo fare progressi. Interessante. E come si pratica la pace interiore? Oltre al respiro che abbiamo già menzionato, intendo. Beh, ci sono tantissimi modi. Per esempio, io trovo molto molto utile scrivere. Scrivere? Come un diario personale? Sì, esattamente. Ogni sera, prima di dormire, prendo il mio quaderno e scrivo i miei pensieri. Tutte le preoccupazioni, tutte le cose che mi girano per la testa durante il giorno, le scrivo tutte su un quaderno. Non importa se scrivo bene o male, l'importante è tirare fuori i pensieri. E questo ti aiuta davvero? Tantissimo, moltissimo, perché quando scrivo è come se i pensieri uscissero dalla mia testa e andassero sulla carta. Non sono più dentro di me, prigionieri nella mia mente. Sono fuori, capisci? Ah, sì, capisco benissimo. È come liberare spazio nel cervello? Come svuotare un po' la testa? Esatto, libero spazio mentale. E poi quando rileggo quello che ho scritto il giorno dopo o una settimana dopo, spesso mi accorgo che le mie preoccupazioni non sono così terribili come pensavo. A volte erano solo esagerazioni della mia mente. Questo è molto vero. Quando i pensieri sono solo nella nostra testa, sembrano sempre più grandi, più spaventosi, più drammatici. Sì, ma quando li vediamo scritti su carta, a volte pensiamo: ma davvero mi preoccupavo tanto per questa piccola cosa? Ah, sì, succede esattamente anche a me. Ti racconto una storia. Una volta, 2 mesi fa, ero preoccupatissimo perché dovevo fare una presentazione importante al lavoro, davanti a molte persone. Non dormivo bene, non mangiavo bene, stavo davvero malissimo per questa presentazione. Oh no, e poi cosa è successo? E poi ho fatto la presentazione e... indovina quanto è durata? Non so, un'ora? No, solo 10 minuti. 10 minuti. E io mi ero preoccupato, ero stato male per 3 settimane intere. 3 settimane di stress per 10 minuti di presentazione. Vedi, questo è esattamente il problema del pensare troppo, dell'overthinking. Creiamo storie enormi, drammatiche nella nostra mente, molto più grandi della realtà. Enormi, gigantesche, storie drammatiche come film di Hollywood. Forse anche peggio. Esatto, e noi siamo i registi di questi film terribili nella nostra mente. Facciamo tutto da soli. Sai cosa mi ha detto un mio amico molto saggio una volta? Mi ha detto: Matteo, il 90% delle cose per cui ti preoccupi non succederà mai. Mai. Tuo amico è molto saggio e ha ragione, ha completamente ragione. La maggior parte delle nostre preoccupazioni sono, come dire, inutili, senza fondamento. Sì, inutili. Sprechiamo tanta energia mentale, tanta energia emotiva, per cose che probabilmente non succederanno mai. È uno spreco enorme. Già, è vero. E invece quell'energia, quella forza, potremmo usarla per cose belle, cose positive, per essere creativi, per stare con le persone che amiamo, per goderci la vita, per fare cose che ci piacciono. Assolutamente, hai ragione. A proposito di godersi la vita, tu hai qualche altra attività che ti aiuta davvero a spegnere la mente quando è troppo attiva? Sì, io amo moltissimo camminare. Quando esco e cammino, specialmente nella natura, in un parco o in campagna, mi sento subito molto meglio. È come magia. Ah, anche io amo camminare. C'è qualcosa di veramente magico nel camminare, no? Qualcosa di terapeutico. Sì, è magico e terapeutico. Forse perché quando camminiamo siamo costretti a essere nel presente, sentiamo i nostri piedi sul terreno, vediamo gli alberi, i fiori, il cielo, ascoltiamo gli uccelli, sentiamo il vento sulla pelle. E la mente non può pensare a 1000 cose insieme se siamo davvero concentrati su quello che vediamo e sentiamo in quel momento. Esatto, io chiamo questo essere presenti o vivere il momento presente. In inglese dicono being present o usano quella parola che va di moda, mindfulness. Sì, mindfulness. Sento sempre questa parola. In italiano forse possiamo dire consapevolezza o attenzione consapevole. Sì, perfetto, consapevolezza. Essere consapevoli di questo momento, qui, adesso, non ieri, non domani, adesso. Mi piace molto. Sai, Sara, io ho notato una cosa interessante.
Quando sono preoccupato o ansioso, sono sempre mentalmente nel futuro o nel passato, mai nel presente. Cosa intendi esattamente? Spiegami meglio. Beh, o sto pensando a qualcosa che è successo ieri, la settimana scorsa, un mese fa, un anno fa, e mi sento in colpa o arrabbiato o triste per quello che è successo. Oppure penso a cosa succederà domani, la prossima settimana, il prossimo mese, il prossimo anno, e ho paura, sono ansioso, sono preoccupato. Oh, questo è molto profondo e molto vero. Hai assolutamente ragione. L'ansia vive nel futuro, il rimpianto, il senso di colpa vivono nel passato. Esatto, precisamente. Ma la pace, la vera pace interiore, è nel presente, è adesso, in questo momento. Sì, è così. In questo momento, mentre parliamo qui insieme, tutto va bene. Non c'è nessun problema proprio in questo momento. È vero. Adesso, in questo preciso istante, siamo qui, stiamo bene, siamo al sicuro, abbiamo un tetto sopra la testa, abbiamo da mangiare, abbiamo la salute, tutto va bene. Vedi, quando ci fermiamo un momento e guardiamo davvero il presente, il qui e ora, spesso scopriamo che va tutto abbastanza bene. Non perfetto, ma bene. Sì, non è perfetto, non è ideale, ma va bene, è sufficiente. Esatto, e questo è abbastanza. Va bene è abbastanza. Non dobbiamo sempre inseguire la perfezione. Mi piace tantissimo questa frase. Va bene è abbastanza. Dovremmo ricordarcelo più spesso, ogni giorno. Forse dovrei scriverla e metterla sul muro. Sì, sarebbe un'ottima idea. Sai, Matteo, c'è un'altra cosa che mi aiuta moltissimo nella vita. Dimmi, sono curioso. Parlare con le persone, condividere quello che sento con amici, con la famiglia, come stiamo facendo adesso noi due, è molto liberatorio. Ah sì, questo è importantissimo, fondamentale. Quando teniamo tutto dentro, quando non parliamo con nessuno, tutto diventa pesante, pesantissimo. Pesantissimo. È esattamente come portare uno zaino pieno di pietre sulla schiena. Più passa tempo, più pietre aggiungiamo. Ma quando parliamo, quando condividiamo con qualcuno, è come togliere quelle pietre una per una. Lo zaino diventa più leggero. Bellissima metafora, mi piace molto. E sai cosa? A volte, quando parliamo con altri, scopriamo una cosa meravigliosa, che gli altri hanno gli stessi pensieri, le stesse paure, le stesse preoccupazioni che abbiamo noi. Esatto, è una scoperta bellissima e allora ci sentiamo meno soli, meno strani, capiamo che siamo normali, che siamo umani, che tutti passano attraverso queste difficoltà, non siamo gli unici. Sì, assolutamente. Io prima, qualche anno fa, pensavo di essere l'unica persona al mondo che pensa troppo. Mi sentivo strano, diverso. Poi ho iniziato a parlarne con amici, con la mia famiglia, con colleghi e ho scoperto con grande sorpresa che tutti lo fanno. Tutti, proprio tutti. È una cosa universale, umana. Il nostro cervello è fatto così, è programmato così. È programmato per cercare problemi, per proteggerci dai pericoli, per tenerci al sicuro. Ah, questo è molto interessante. Quindi è una cosa evolutiva? Viene dalla nostra evoluzione come specie? Sì, esattamente. I nostri antenati, migliaia di anni fa, dovevano preoccuparsi costantemente dei leoni, degli altri predatori, del freddo, della fame. La preoccupazione, l'ansia li tenevano vivi, li proteggevano dai pericoli reali. Esatto, perfetto. Oggi ci preoccupiamo delle email non risposte, dei like sui social media, delle opinioni degli altri, di cosa pensa il nostro capo. Sì, cose molto, molto meno pericolose di un leone affamato. Molto meno pericolose, ma il cervello, il nostro cervello antico, reagisce come se fossero leoni, con paura, con ansia, con stress. Rilascia gli stessi ormoni dello stress. Quindi dobbiamo in qualche modo rieducare il cervello, insegnargli che non tutto è pericoloso? In un certo senso sì. Dobbiamo insegnargli, dolcemente, pazientemente, che non tutto è un'emergenza, che possiamo stare calmi, che siamo al sicuro la maggior parte del tempo. E come facciamo questo? Come rieduchiamo il cervello? Beh, con tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi. Respirare consapevolmente, scrivere i pensieri, camminare nella natura, parlare con le persone. Tutte queste cose aiutano il cervello a capire che siamo al sicuro, che non c'è pericolo immediato. Capisco, ha senso. È come dire gentilmente al cervello: «Ehi, va tutto bene. Grazie per proteggermi, ma adesso puoi rilassarti un po'». Esattamente, proprio così. È un dialogo gentile con noi stessi, con la nostra mente. E poi, sai, c'è anche un altro elemento importante, l'accettazione. L'accettazione? In che senso?
Sì, accettare che alcuni pensieri, anche quelli negativi, arriveranno comunque. Non possiamo controllarli tutti, non possiamo fermarli tutti. E va bene così. Questo è difficile per me, molto difficile. Io sono una persona che vuole sempre controllare tutto, ogni situazione. Lo so, lo capisco. Anche io sono così a volte. Ma dobbiamo capire che è impossibile controllare tutto. I pensieri vengono, è la natura della mente umana. È normale, è naturale. Quindi cosa facciamo quando arrivano questi pensieri? Li lasciamo semplicemente venire? Sì, li lasciamo venire, li osserviamo senza giudicare e poi li lasciamo andare via, come nuvole nel cielo che passano. Come nuvole nel cielo. Mi piace moltissimo questa immagine poetica. Le nuvole arrivano, passano sopra la nostra testa e poi vanno via. Non restano per sempre. Esatto, perfetto. Non dobbiamo aggrapparci a ogni pensiero, non dobbiamo credere a tutto quello che la nostra mente ci dice, non dobbiamo identificarci con ogni pensiero. Oh, questo è molto importante. Non credere a tutto quello che pensiamo. Sì, perché la mente, specialmente quando siamo stressati o stanchi, a volte ci dice cose completamente non vere. Ci dice sei stupido, non ce la farei mai, tutti ti odiano, sei un fallimento. E queste cose non sono assolutamente vere, sono solo pensieri negativi, bugie che la mente ci racconta. Esattamente, sono solo pensieri, pensieri negativi, pensieri inutili, che possiamo osservare con distacco e poi lasciare andare via come nuvole. Wow, Sara, questa conversazione mi sta aiutando moltissimo. Mi sento già più tranquillo, più leggero, è terapeutica. Sono molto contenta, anche io mi sento meglio, più serena. È davvero bello parlare apertamente di queste cose senza vergogna. Sì, è molto bello e molto utile. Sai, penso che questo argomento sia importante per tutte le persone, non solo per chi studia italiano. Assolutamente, hai ragione. Il pensare troppo, l'overthinking, è un problema universale, globale, in tutti i paesi del mondo, in tutte le lingue e in tutte le culture. Sì, e forse alcuni dei nostri ascoltatori in questo momento stanno pensando: oh, finalmente, non sono solo io, non sono l'unico. Esatto. Voglio dire a tutti voi che ci ascoltate, non siete soli, assolutamente no. Tutti pensiamo troppo a volte, è parte dell'esperienza umana, è normale, è naturale. E la buona notizia, la notizia fantastica, è che possiamo fare qualcosa. Possiamo imparare strategie, possiamo imparare a stare meglio, a vivere con più pace. Sì, possiamo migliorare, piano piano, passo dopo passo, un giorno alla volta. Non diventeremo perfetti, non elimineremo tutti i pensieri negativi, ma possiamo certamente migliorare la qualità della nostra mente mentale. Un giorno alla volta. Mi piace molto. È realistico, non è troppo ambizioso, non crea pressione. Esatto, piccoli passi, piccoli miglioramenti. Oggi respiro un po' più consapevolmente. Domani faccio una bella camminata nella natura. Dopodomani scrivo nel mio diario personale. E così, lentamente ma steadamente, troviamo più pace interiore, più serenità, più equilibrio nella nostra vita. Sì, e sai cosa, Matteo? È importante ricordare che anche se a volte torneremo a pensare troppo, a rimuginare, Perché succederà, sicuramente succederà. Non siamo robot. sì, succederà sicuramente. Siamo umani, non macchine. Ma almeno ora sapremo cosa fare. Avremo gli strumenti giusti, le strategie giuste nella nostra cassetta degli attrezzi mentale. Gli strumenti giusti, le strategie giuste, come una cassetta degli attrezzi per riparare la nostra mente quando si rompe un po'. Perfetto, una cassetta degli attrezzi mentali, con dentro il respiro consapevole, la camminata, la scrittura, la conversazione con gli altri. E l'accettazione, e la consapevolezza del momento presente, e il vivere nel qui e ora, e non credere a tutti i pensieri. Tanti strumenti utili. E la cosa bella è che ognuno può scegliere quello che funziona meglio per lui, per la sua personalità, per la sua situazione. Esatto, non c'è una sola strada giusta per tutti. Non esiste la formula perfetta. Ognuno deve trovare la sua strada personale, il suo percorso unico. Già, la sua strada verso la pace interiore e la serenità. Beh, Sara, penso che sia arrivato il momento di concludere questo bellissimo episodio. È stato davvero speciale, diverso dagli altri. Sì, sono completamente d'accordo. Mi è piaciuto moltissimo parlare di questo argomento così importante con te, Matteo. Anche a me è piaciuto tantissimo.
e spero sinceramente che sia stato utile, interessante e ispirante per tutte le persone che ci ascoltano. Io credo di sì. Voglio dire a tutti i nostri cari ascoltatori, se state imparando l'italiano, non preoccupatevi troppo degli errori. Esatto, non pensate troppo se fate errori grammaticali, se la pronuncia non è perfetta, se non capite ogni singola parola. Sì, l'importante è provare, praticare costantemente, divertirsi nel processo, come con la pace interiore, piccoli passi un po' alla volta. Perfetto. Allora, ragazzi e ragazze, vi ricordiamo ancora una volta. Iscrivetevi al canale Italiano Facile. Sì, per favore, e lasciate un like se questo episodio vi è piaciuto. Aiutateci a portare l'italiano nel mondo, a più persone possibile. Vogliamo arrivare a tantissime persone in ogni angolo del pianeta e voi siete parte importantissima di questa bellissima missione. Ogni like, ogni condivisione, ogni commento fa davvero la differenza, ci aiuta a crescere e a migliorare. Assolutamente. E se avete argomenti specifici che volete sentire nei prossimi episodi, per favore scriveteci nei commenti. Siamo sempre alla ricerca di nuove idee. Sì, leggiamo tutti i commenti con grande attenzione e affetto. Ci piace tantissimo sapere cosa volete imparare, cosa vi interessa. Perfetto. Allora, Sara, vuoi condividere un ultimo pensiero, un ultimo messaggio prima di salutare i nostri amici? Sì, volentieri. Voglio dire a tutti voi, siate sempre gentili con voi stessi, abbiate compassione per voi stessi. La vita è già abbastanza difficile e complicata. Bellissimo messaggio. Siate gentili con voi stessi. Non siate troppo critici, troppo duri, troppo severi. Esatto, e ricordate sempre, va bene non essere perfetti, va bene pensare troppo a volte, va bene avere i giorni difficili, siamo tutti umani. Siamo umani con tutte le nostre imperfezioni e questo è assolutamente meraviglioso. Sì, meraviglioso e bellissimo. Bene, allora ci vediamo, ci sentiamo nel prossimo episodio di Italiano Facile. Ciao a tutti e ricordate sempre, un respiro alla volta, un giorno alla volta, un passo alla volta. Perfetto, Matteo, un respiro alla volta. Prendetevi cura di voi. Ciao ragazzi!